Buongiorno a tutti. Sì, è un settore che genera 2,5 miliardi di euro all'anno solo in Italia di turnover, di volume d'affari. Questo viene generato e dalle aziende che io rappresento come Federlavaggi, cioè un'associazione che rappresenta i principali costruttori e sia di impianti sia di componentistica per questo mondo dell'autolavaggio. Ma in più a tutto questo c'è una filiera, la filiera che va da rivenditori, distributori fino agli autolavaggi stessi, che sono in Italia 14.000 punti di autolavaggio. Pensate che in Italia siamo quelli dove in Europa abbiamo una diffusione maggiore pro capite di autolavaggi, ogni circa 3.000 persone c'è un autolavaggio, ecco, giusto per darvi un'idea della dimensione. Questo è un settore, come detto, made in Ity, veramente made in Italy, perché nacque negli anni 30, si sviluppò tantissimo poi negli anni 60, col boom economico dell'automotive, a traino, ecco, diciamo, della crescita dell'auto, e si sviluppò in un contesto molto tecnologico. Questo perché? Perché si è sempre andati nella direzione, prima di tutto, di rispettare l'autovettura. Ecco, voi pensate, noi facciamo un mestiere che va a mettere le mani su un bene che per l'italiano è preziosissimo. Ecco, non me ne do alle signore, ma per alcuni è più prezioso della moglie, ecco, o viceversa, ecco, non esageriamo, ecco, per fare una battuta. Comunque, in ogni caso, andiamo soprattutto la moglie si lava da sola, fa la doccia da sola, quindi da questo punto di vista è più comoda. Esatto. No, andiamo a toccare, scusate la parentesi, ma andiamo comunque a toccare, giusto per darvi un'idea, un'autovettura con carrozzerie. Questa la andiamo a toccare con degli strumenti o con dei prodotti chimici che devono ovviamente rispettarne e farla uscire più brillante e ovviamente non danneggiata. Quindi negli anni siamo partiti con un'elevata tecnologia proprio per rispettare l'autovettura e anche per cercare di ottenere una riduzione del costo di questo servizio, quindi una riduzione di manodopera. Come si ottiene una riduzione di manodopera? Chiaramente con l'automazione. Pertanto, prima di tutto, cosa abbiamo fatto come associazione? Quando parliamo di automazione, come l'intervento che mi ha preceduto, si parla anche molto di sicurezza. Ecco, noi siamo stati, al contrario di quello che avviene in genere, precursori per definire una norma. Nel 2013 abbiamo praticamente scritto insieme all'UNI la norma UNI 11485 che dà le regole per questi autolavaggi automatici o self-service, fornisce regole e regolamentazioni per garantire la sicurezza dell'utente, perché sempre più nel tempo siamo andati ad automatizzare, a lasciare all'utente la libertà di poter utilizzare questi strumenti. Quindi abbiamo fatto questo passo molto importante con l'UNI, molto più restrittivo, ecco, per la serie Italia batte Germania 1-0 rispetto ai nostri competitors tedeschi, ecco, molto più restrittivo rispetto alle norme europee che fortunatamente nel 2021 sono state recepite partendo dalla nostra norma. Ecco, essendo stata questa molto più restrittiva rispetto a quelle generali che erano presenti nei vari paesi, si è partito da questa per ottenere una norma che regola innanzitutto sul mercato europeo e ci mette tutti nella stessa condizione, perché questo è stato anche un punto importante, metterci tutti a competere nello stesso modo, perché voi sapete che sicurezza uguale maggiori costi. Noi ci teniamo alla sicurezza, quindi di conseguenza questo ci ha dato un impulso molto importante. Un altro impulso molto importante, come dicevo, è la tecnologia, sia per il mercato italiano che per il mercato estero. Per il mercato italiano ciò che ha aiutato molto il settore con una crescita negli ultimi anni, dopo il 2020, del più 20% è stata Industria 4.0. Oggi la continuiamo a utilizzare, auspichiamo, abbiamo sentito alcune già anticipazioni, che la transizione 5.0 ci venga un po' più a nostro favore, in quanto in questo momento è un po' difficile da utilizzare, ecco, in questo senso. Questo sicuramente aiuterà
i prossimi anni, il prossimo anno, nel caso in cui questa norma venga rivista. 4.0 perché? Perché le nostre macchine possono essere controllate, devono essere controllate da remote, interscambiano una serie di dati, compreso anche quello dei corrispettivi che trasmettiamo alle autorità competenti per la regolarità contributiva. Come dicevo, grazie a questa tecnologia abbiamo sviluppato nelle varie, non solo gli impianti, ma anche chi fornisce la componentistica, quindi per esempio le spazzole, brevetti, più di 150 brevetti abbiamo dentro le nostre aziende, che ci garantiscono una quota export. Ecco, le nostre aziende italiane generano circa 300 milioni di euro di fatturato di costruzione e questo ci garantisce una quota export del 50%. Negli anni siamo partiti dall'Europa, poi per fortuna siamo riusciti ad ampliarci e continuiamo ad ampliarci anche grazie al fatto che noi andiamo un po' a automatizzare, quindi laddove il costo della manodopera inizia a salire, noi per esempio Middle East, Far East, eccetera, riusciamo a salire. Ecco, questo è un po' il nostro mondo. Autopromoter per noi è una vetrina molto importante, sia a livello, come dicevo, del mercato nazionale, dove esponiamo addirittura negli anni passati venivano esposti gli impianti all'esterno funzionanti, ecco, riuscivamo avevamo un padiglione esterno completo con impianti funzionanti. Questo obiettivamente comporta costi e logistiche veramente elevati, di conseguenza negli ultime 4-5 edizioni abbiamo un nostro padiglione con una nostra sezione Federlavaggi all'interno, il padiglione 25. Quindi per noi questa è una buona vetrina, soprattutto sia per l'Italia che per il mercato estero. Ecco, vorrei ancora fare una parentesi relativo al discorso che sentivo prima, che l'aftermarket, per fortuna, mettiamola così, non è toccato ancora, o non è toccato per fortuna dalle dinamiche che vediamo nell'OEM. Ecco, nel nostro caso sembrerà strano, ma invece non è così. Mi spiego. Per darvi un dato, mediamente l'italiano, ognuno poi si faccia la sua analisi, ma mediamente ci sono 27,9 milioni di automobilisti che utilizzano l'autolavaggio. Mediamente questi automobilisti la usano 6 volte all'anno, la lavano, scusate, 6 volte all'anno l'auto. Ecco, questa è la media che abbiamo, che registriamo. Però dalle nostre analisi, delle nostre investigazioni, rileviamo, e se facciamo un'analisi interna probabilmente riscontriamo anche noi stessi questo, che quando l'autovettura è nuova, cioè nel primo anno di età, la laviamo mediamente 18 volte. Ecco, voi capite benissimo che per noi il fatto che si vendano meno macchine nuove in Italia, vengano introdotte meno macchine nuove in Italia, a breve termine non si sente l'effetto, si sente relativamente, ma a medio termine arriverà, ecco, perché chiaramente l'utilizzatore medio tiene meno la macchina, di conseguenza la lava meno e di conseguenza noi rappresentiamo tutta la filiera, quindi non solo il primo impianto, ma fino alla componentistica, anche il prodotto chimico, eccetera, di conseguenza il nostro settore, mi spiace dare una notizia negativa, ma potrebbe essere influenzato. Quindi tifiamo per il Made in Italy, tifiamo per una ripresa degli OEM. Vi ringrazio per avermi ascoltato e ci vediamo tutti all'Autopromotech.